tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. Oggi affronteremo un video particolare, ossia sulle unità di supporto che compaiono nella guerra di Grips schierate dall'EU Godakaraba. Ma cosa si intende per supporto? Allora, fin dalla guerra di un anno noi sappiamo che i Mobile Suit non si possono librare in volo liberamente nei cieli della Terra perché la gravità chiaramente li attrae verso il basso e i reattori vernieri posti nei backpack dei Mobile Suit non sono adatti a mantenerli in volo per più di un semplice salto. Il Principato di Zion durante la guerra di un anno è la prima fazione ad accorgersi di questo problema e decide di schierare il Dodai, ossia un'unità volante su cui i suoi Gouf possono sostare mentre vengono trasportati fino al campo di battaglia o si muovono all'interno di esso. Nella guerra di un anno il Dodai era pilotato da due piloti che erano anche in grado di sparare con alcuni lanciamissili posti a bordo del Dodai. Nel conflitto di Grips l'esistenza di Mobile Suit trasformabili rende le battaglie aeree sempre più importanti e avvincenti, mentre i combattimenti nello spazio vengono resi più frenetici e rapidi. Ecco quindi che nascono i Dodai Kai e gli Shackles, ossia piattaforme volanti prive di pilota che vengono comandate direttamente dai Mobile Suit che vi ci sostano sopra. I primi vengono utilizzati sulla Terra per le battaglie atmosferiche per i Mobile Suit che non sono trasformabili, mentre i secondi vengono utilizzati nello spazio per permettere ai Mobile Suit che non si trasformano, che non hanno una configurazione secondaria, di muoversi comunque velocemente senza essere rallentati dai loro propulsori vernieri che non possono stare dietro a quelli dei Mobile Suit trasformabili. Questa innovazione tecnologica, oltre ad aggiungere un tocco di realismo, dà anche l'impressione che i combattimenti ne abbiano guadagnato in dinamismo. Un'altra unità di supporto apparsa nel conflitto di Grips è la cosiddetta Fly Armor, ossia armatura volante. Sostanzialmente l'EUG stava sperimentando dei mezzi che permettessero un rientro a un Mobile Suit nell'atmosfera senza però essere completamente esposto al fuoco nemico come poteva essere il Balyut. Il Balyut sì, ti permetteva di rientrare, ma alla fine era solo un enorme palloncino. Se da terra ti sparavano, rischiavi comunque di essere abbattuto. La Flying Armor, oltre a fornire uno strato di corazza in più, permetteva al Mobile Suit di non doversi disporre di schiena mentre cadeva sulla terra, ma di stare frontalmente, in modo da poter vedere il pericolo e all'evenienza scansarsi. Inoltre, una volta giunti sull'atmosfera, la Flying Armor poteva essere utilizzata sia come i Dodai che abbiamo visto in precedenza, quindi per muoversi rapidamente nei cieli, ma anche come una sorta di sci d'acqua su fiumi e mari. Questo mezzo venne sperimentato sul Gundam Mach 2, mentre ovviamente il Gundam Z aveva la configurazione Wave Rider, che è una sorta di Flying Armor incorporata, se così vogliamo pensarla. Ma passiamo al pezzo forte di questo video. 2 video fa abbiamo parlato del Gundam Mach 2 e abbiamo detto come effettivamente la scelta dei materiali fosse al risparmio su di esso. Il problema era che puntava sull'agilità, ma nel momento in cui sono stati costruiti anche dai Titans i Mobile Suit trasformabili, che vedremo nei video successivi, era chiaro che il Mach 2 rischiava di essere reso obsoleto molto in fretta. Per questo gli ingegneri dell'Anaheim svilupparono un caccia di supporto, chiamato G-Defensor. Questo non solo era un caccia spaziale potente di per sé come doveva essere il G-Fighter della guerra di un anno, ma è anche in grado di unirsi al Gundam Mach 2 per formare una sorta di Super Gundam. Questo doveva conferire al Gundam Mach 2 una maggior corazzatura, visto che la parte di G-Defensor che si univa al Mach 2 era tutta in lega di Gundarium, quindi più resistente rispetto al materiale ceramico del Mach 2, ma andava a incrementare anche il potenziale offensivo del Mach 2, che poteva quindi usufruire dell'arma principale del G-Defensor, ossia un cannone a mega particelle a lunga gittata, il Long Rifle. Da solo comunque il G-Defensor era un ottimo caccia spaziale perché poteva utilizzare, come abbiamo già detto, il cannone a mega particelle, ma anche dei lanciamissili a 14 tubi e dei cannoncini Vulcan in grado di intercettare i missili vaganti. Oltre a ciò, la forza del G-Defensor era l'essere molto rapido e molto veloce proprio perché è un caccia spaziale rispetto anche ai Mobile Suit trasformabili. Durante la fase di agganciamento, quindi quando il G-Defensor si unisce al Gundam Mach 2, il pilota può uscire dal G-Defensor attraverso un cockpit mobile, quindi una sorta di piccolo caccia dentro il caccia che si può allontanare dal campo di battaglia. Per aumentare la sicurezza del pilota, anche la capsula è armata, in realtà con 2 piccoli cannoni a mega particelle che comunque non sfigurano troppo in confronto a quelli degli altri mezzi armati. Durante la serie il G-Defensor verrà pilotato da Kaz Kobayashi, uno dei piccoli che stava sulla White Base durante la prima serie e che è stato adottato da Hayato Kobayashi nel corso della serie Z Gundam. Bene, con questo il video sulle unità di supporto è concluso, vi invitiamo a lasciarci un like e un commento se vi è piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video in cui parleremo delle astronavi schierate dall'EUG nel conflitto di Grips. Un saluto e alla prossima!